Buongiorno ragazzi, ne è passato un po' di tempo, come state? Bentornati sul canale. Ci troviamo a Porto. La famosa città portoghese, definita dai portoghesi stessi la capitale del nord. Non vediamo l'ora di visitarla. La nostra cameretta è questa qui, molto piccolina, all'8° piano di un hotel minuscolo ma molto carino e molto pulito. Nella fabbrica dei pastéis di nata di Porto, la più conosciuta qua in città. Comunque i pastéis sono buonissimi, è un posto proprio per fare aperitivo, brunch, c'è un po' di tutto. E adesso proveremo, sono buonissimi, con pasta sfoglia alla crema, uova e latte. Ed è un dolce tipico del quartiere di Belém di Lisbona, ma è famoso in tutto il Portogallo, ormai in tutto il mondo. Ti mancava, Quindi crema. Ed è solito anche essere accompagnato con un bicchiere di vino tipico di Porto, oppure appunto il caffè. Ho speso anche davvero poco. Nel posto più famoso costa praticamente 1,10 € all'unità il pastel di nata, 6,50 totale. Questa che vedete alle mie spalle è la stazione di San Benedetto, São Bento, che è la stazione più famosa di Porto. Oltre che essere una stazione di treni dove la gente va per prendere il treno, tanta gente viene qua solo per fotografarla perché è piena di affreschi e mosaici, come vedete nelle pareti, che sono davvero bellissimi. Ci troviamo nel parco Jardim do Palácio de Cristal. È un giardino molto curato e tranquillo, è stato costruito da un berlinese a fine 800 e siamo venuti apposta per immortalare questa scritta iconica di Porto, e oltretutto c'è una bellissima vista, un bellissimo panorama sul fiume Douro. Cosa curiosa di questo parco, che è anche pieno di pavoni. Stiamo scendendo giù dove c'è la vista ed ecco che siamo arrivati qui. Questo qua che vedete si chiama Bolo Brigadeiro, è una torta fatta di cioccolato tipica del Portogallo e diffusa anche molto in Brasile. Ora la mangiamo e poi andiamo a visitare la Torre dos Clérigos e la libreria Lello. Ci stiamo per andare a visitare l'Igreja dos Clérigos, è famosissima oltretutto per la sua torre che vedete proprio dietro. Sono 225 scalini totali, 76 metri di altezza, dove si vede uno dei più bei panorami di Porto, molto bella, è fatta di rilievi barocchi ed è stata costruita da un architetto di origine italiana ed è risalente al XVIII secolo. L'ingresso per visitare sia l'interno che la torre costa 6 € a persona. Abbiamo appena visto la chiesa, siamo finiti sull'altare e adesso stiamo andando a vedere la torre. Guarda che figata, toccate lo schermo, vi fa vedere tutti i principali luoghi di interesse. Dove sono andati andati. Dovrei dire che non è così tanto faticoso. Stai contando? No. Siamo arrivati in cima alla torre e qua avete una vista a 360 gradi della città di Porto. Uno piattone però. Più che altro è molto stretto il passaggio, infatti se la gente scende voi salite
Dovete fermarvi più volte, ne vale la pena. Pure la guida cartacea in italiano e anche nelle altre lingue. Passiamo davanti alla libreria Lello, che è famosissima per aver ispirato la saga di Harry Potter. Una libreria che risale a fine 800 e ovviamente è conosciutissima, infatti vedete la fila che è presente. Già di prima mattina, oggi non penso riusciremo a visitarla, comunque all'interno si dice non si possano fare foto, ma comunque chi gestisce è abbastanza tollerante. Ed è molto particolare all'interno perché c'è una scalinata con una forma molto speciale. Purtroppo non riusciremo a vederla, ma comunque ci siamo passati. Cosa curiosa di Porto, ma anche di tutto il Portogallo, sono questi punti che vendono sardine tipiche portoghesi. Sono molto instagrammabili perché all'interno sono tutte scatolette colorate. Volete qualche souvenir dal Portogallo? Fa caso. Siamo venuti al McDonald's più famoso, che tipo è molto più diverso, sembra una specie di ristorante più che un fast food. Considerato il McDonald's più bello del mondo da una rivista americana. Il McDonald's è stato inaugurato nel 1995, l'anno in cui sono nato io. Prima c'era il famoso bancone Caffè Imperial, che poi ha chiuso ed è rimasta comunque l'allestimento che l'hanno lasciato, quindi queste decorazioni l'hanno lasciate come erano prima, l'hanno messo il McDonald's. Siamo qui di fronte alla Cappella delle Anime di Porto, che è famosa per queste piastrelle di colore azzurro e bianco, danno le scene dei santi. La cappella è aperta dalle 7 alle 19, abbiamo visitato all'interno, adesso stanno celebrando una messa. Questa attrazione è in centro, vicinissima al mercato di Bouillon. Abbiamo fatto un pranzo volante proprio, su paninazzi e pollino di bacalhau, una specie di tortino al merluzzo, tipico portoghese. Stiamo andando a vedere la Ribera finalmente, che è praticamente sul lungo fiume Douro, dove si trovano tutte quelle casette colorate famose di Porto. Andiamo nella sua piazza principale. Siamo arrivati a Praça da Ribeira, che è praticamente il luogo principale di incontro di Porto. È famoso per queste case colorate che vedete dietro. Da qui c'è una bella vista sul ponte Luis I. Vedete, sono due sponde. Da questo lato siamo a Porto, dall'altro lato invece è Vila Nova de Gaia, che è un'altra cittadina famosa per appunto la produzione del vino Porto. Sia da qua che da là si può continuare a fare, ma c'è un lato che è considerato un po' più caratteristico, in quanto dall'altro lato ci sono le barche. Stasera vedremo il tramonto dal Jardim de Morro, che si trova appunto dall'altra sponda, sempre a Vila Nova de Gaia. Questo ponte è stato progettato da un allievo di Gustave Eiffel, è conosciuto per la Tour Eiffel. Guardate bene il ponte, ricorda sicuramente un po' la struttura parigina. Ok, adesso siamo nell'altra sponda. Non poteva mancare nell'ora dell'aperitivo un bel calice di vino Porto, qua proprio dove c'è la produzione del vino Vila Nova di Gaia, insieme ovviamente come accompagnamento ai pastelli neati. Ormai ho perso il conto di quanto ne abbiamo mangiati. E adesso dobbiamo prendere il funicolare che si trova lì, che ci porta fin su in alto, per non farlo a piedi. Esatto, andiamo alla parte superiore, poi attraversiamo per andare di nuovo indietro a Villanova e ci goderemo il tramonto. Comunque costa 2,50 proprio una persona. Molto veloce. Allora, appena scendete dal funicolare, la cattedrale si trova a 250 metri, che è proprio qui vicino. E questa è dietro di noi. Ci troviamo nel quartiere Battaglia, che ospita la cattedrale Sé di Porto, la prima chiesa cattolica in tutta Porto. È stata eretta qui dove c'è una volta la cinta muraria, che era la difesa della città, e da qui si può godere di un panorama assurdo sia per la parte del fiume Douro che invece per la parte centrale della città, cioè le due sponde. Si
va a vedere il tramonto adesso. E noi stiamo camminando sopra il ponte, che è dove passa anche il tram. Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla nostra ultima tappa, Jardin do Morro, dove ci godremo il tramonto più bello di Porto. Una vista magnifica sul fiume Douro, e entrambi i lati sia di Porto che di Vilanova. Dobbiamo iniziare tra poco. Abbiamo cercato di trovare il miglior posto per poter avere la miglior visuale, ma c'è tantissima gente. Il tramonto è già finito, è stato molto corto, però davvero bello. Però ci sono tanti mirador qua a Porto, non c'è solo questo, ma ad esempio nel parco che abbiamo visto stamattina si può vedere una bella vista, un bel panorama, e quindi anche godersi il tramonto da lì. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dopo un giorno intero a girare siamo mega stanchi, quindi adesso torneremo in hotel. Domani mattina partiamo presto. Se vi è piaciuto questo video sul Portogallo mettete un like, oppure Sosteneteci con un'iscrizione. Ci si vede alla prossima.